Hai iniziato a studiare l'italiano da poco, forse con Duolingo, guardando qualche video qui su YouTube, ascoltando dei podcast, ma non hai una vera struttura nello studio? Allora questo video è perfetto per te. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi voglio aiutarti a organizzare il tuo studio dell'italiano se hai iniziato a studiare da poco. Forse capisci l'italiano perché hai i nonni italiani, perché forse parli spagnolo, però non riesci a parlare. Capisci? Ma non parli. E oggi voglio aiutarti a dare una struttura al tuo apprendimento dell'italiano. Ti dirò cosa e come studiare, così puoi iniziare a parlare. Allora iniziamo subito dal primo punto, che per me è molto importante: la grammatica. Questo perché se tu non conosci la grammatica non puoi parlare, non puoi formare delle frasi. Forse conosci qualche parola, ma non puoi metterle insieme. La grammatica ti permette di mettere insieme le parole e parlare. E studiare la grammatica ora ti permette anche di non fare errori, anche errori semplici, quando sarai uno studente più intermedio, più avanzato. Quindi, cosa devi studiare di grammatica? Beh, prima di tutto, i verbi. I verbi sono fondamentali. I verbi sono la parte centrale di una frase. Prima di tutto devi studiare il presente dei verbi regolari e irregolari. Per esempio, verbi come essere, avere, dare, fare, andare, potere, volere, dovere. Sono tutti verbi irregolari molto usati in italiano. Li usiamo tutti i giorni, quindi devi conoscere i verbi regolari e irregolari al presente. Poi hai bisogno del passato per parlare del passato e devi imparare il passato prossimo e l'imperfetto. È anche importante cominciare a capire le differenze tra il passato prossimo e l'imperfetto. Non è necessario studiare subito il futuro, perché in italiano possiamo usare il presente per parlare del futuro. Per esempio, domani vado al mare. Quindi il futuro puoi impararlo dopo. È anche molto importante conoscere i verbi riflessivi, che si usano tantissimo per parlare di cose semplici come la tua giornata. Per esempio, mi alzo, mi faccio la doccia, mi diverto. Ora, prima di andare avanti, voglio parlarti di un piccolo regalo che abbiamo preparato per te. Una lista di tutti gli argomenti che devi conoscere quando inizi a studiare l'italiano. In questo PDF quindi troverai una lista con gli argomenti di grammatica che ti sto dicendo ora, più il link ai nostri video YouTube dove puoi studiare questi argomenti. È un PDF molto utile per aiutarti ad avere struttura quando studi l'italiano. Puoi scaricarlo cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento, inserisci il tuo nome e la tua email e ti invieremo il PDF. Ora andiamo avanti e parliamo del secondo argomento di grammatica, gli articoli determinativi e indeterminativi. Gli articoli determinativi, il, lo, la, il, gli, le, e gli indeterminativi, un, una, uno, sono importantissimi. Se parli inglese, immagina quante volte al giorno dici the, o se parli spagnolo el o la. Beh, tantissimo. Perciò sono fondamentali da conoscere.
ed è anche molto importante conoscere le regole del genere, maschile e femminile, e del numero singolare e plurale. Come trasformiamo una parola singolare in italiano in plurale? Queste regole sono molto importanti. Poi un'altra cosa fondamentale da conoscere all'inizio, quando iniziamo a studiare l'italiano, sono gli aggettivi possessivi. Il mio, il tuo, il suo, perché sono importantissimi per formare delle frasi molto semplici e parlare del mio lavoro, della mia famiglia, dei miei hobby. Importantissimo. E le regole sugli aggettivi possessivi in italiano sono terribili. Sono molto più facili in altre lingue. Ma ovviamente un altro elemento della frase fondamentale sono le preposizioni. Per esempio quelle di luogo, che sono le più usate: a, in, o anche la preposizione tra per il tempo, la preposizione per, la preposizione da, che ha molti usi. Quindi è importante iniziare a conoscere le preposizioni. Io consiglio sempre di studiare quelle di luogo prima, quindi partire dalle preposizioni di luogo. E poi andiamo ad un altro argomento molto importante: i pronomi. I pronomi oggetto diretto e i pronomi oggetto indiretto. Questi sono molto importanti perché se conosciamo i pronomi possiamo usare di meno le stesse parole. I pronomi sostituiscono un nome. Pronome al posto di un nome. Se non conosciamo i pronomi dobbiamo sempre ripetere la stessa cosa. Per esempio, qualcuno ci chiede: hai mangiato la pizza? E io voglio dire: no, mangio dopo la pizza. È ripetitivo. Perché devo ripetere la pizza? È ovvio che parliamo della pizza. Allora uso il pronome oggetto diretto femminile la. No, la mangio dopo. Hai mangiato la pizza? No, la mangio dopo. Quindi i pronomi sono importantissimi per non ripetere sempre le stesse cose. Questi sono, secondo me, gli argomenti fondamentali da studiare subito quando inizi a imparare l'italiano. Ma passiamo al vocabolario. Se inizi a imparare l'italiano, cosa devi saper dire? Quali parole devi conoscere? Andiamo per gruppi. Prima di tutto devi essere in grado di parlare di te. Quindi parlare di te, di dove sei, da dove vieni, parlare della tua famiglia, del tuo lavoro, dei tuoi hobby, della tua giornata, la tua routine. Queste sono cose molto importanti all'inizio. Sono anche un ottimo modo per iniziare una conversazione. Poi è molto importante focalizzarsi anche su situazioni reali, pratiche, come ordinare a un ristorante, a un bar, come chiedere informazioni all'hotel, quindi cose molto pratiche. E anche un'altra cosa che io dico sempre ai miei studenti, che è molto importante all'inizio: parlare di vacanze e progetti futuri, anche usando il presente, va bene. Secondo me questo è il vocabolario che devi costruire all'inizio, quando inizi a studiare l'italiano. Tutti gli argomenti di grammatica e di vocabolario che ti ho menzionato sono argomenti che puoi trovare nei nostri corsi Italiano Vero Essenziale e Italiano Vero Base. Quindi se vuoi studiare con lezioni organizzate, interattive, tanti esercizi e seguire un programma di studio definito, clicca sul link qui sotto sui corsi o visita il nostro sito www.teacherstefano.com/corsi e dai un'occhiata a Italiano Vero Essenziale e Italiano Vero Base. Oppure puoi scaricare il PDF di cui ti parlavo prima per avere una lista dei nostri video YouTube. Ma adesso andiamo avanti e vediamo altri consigli pratici da fare subito quando inizi a studiare l'italiano. Quindi, con la grammatica mettiamo insieme le parole.
queste parole le impariamo con il vocabolario, ma una cosa altrettanto importante è l'esposizione. Perché quando tu inizi a studiare la grammatica, attraverso l'esposizione, quindi quando ascolti l'italiano, puoi riconoscere la grammatica e quindi ricordarla meglio. Lo stesso per le parole. Io sto studiando da un po' di tempo lo spagnolo. Prima ho studiato tantissima grammatica e poi subito ho iniziato a guardare le serie TV in spagnolo. Ho iniziato con La Casa de Papel, La Casa di Carta in italiano, in inglese Money Heist. Adoro quella serie, l'avevo già vista in italiano e quindi non è stato molto difficile guardarla in spagnolo. Beh, io quando ho iniziato a guardare quella serie TV riconoscevo le strutture grammaticali che studiavo. Dicevo, quello è il passato che ho studiato ieri. Ecco la preposizione si usa così perché. Quindi l'esposizione è molto importante per imparare nuovo vocabolario e ricordare meglio, ma anche capire meglio le strutture grammaticali. Ora, per esposizione, cosa devi fare? Se parli spagnolo o comunque lingue abbastanza vicine all'italiano, anche forse il francese e il portoghese, però sicuramente con lo spagnolo, guarda da subito film, serie TV, cose in italiano, con i sottotitoli in italiano. Questo perché? Perché le nostre lingue sono simili. Quindi, anche se studi l'italiano da poco, puoi capire. Non tutto, forse il 60%? Ma va bene, va benissimo. Se però parli l'inglese, il tedesco, una lingua asiatica, le nostre lingue sono troppo lontane. Quindi se guardi subito una serie TV in italiano, non capirai niente. Forse il 10%. Quindi guarda contenuti per stranieri, come i miei video con i sottotitoli, ascolta i podcast in italiano, podcast sempre per stranieri, quindi podcast per imparare l'italiano. Questo ti aiuterà di più. Passiamo alla lettura. Anche leggere aiuta tantissimo per capire meglio le strutture grammaticali, imparare nuovo vocabolario, e leggere è più facile perché hai più tempo per pensare. Qui stesso concetto. Leggi dei libri normali se parli spagnolo, francese, portoghese, libri per stranieri se parli una lingua completamente diversa. E ora dobbiamo anche però mettere in pratica quello che studiamo e puoi farlo in due modi: con la scrittura e con la conversazione, parlando. La scrittura, secondo me, è molto utile perché ti dà più tempo per pensare a quello che vuoi scrivere e mettere in pratica tutte le regole di grammatica che conosci. Quando parli è più difficile pensare alla grammatica. Puoi scrivere qualcosa e poi usare ChatGPT per una correzione o chiedere a un professore con cui fai lezioni o a un tuo amico italiano di correggere il testo per te. Anche parlare è fondamentale, quindi noi consigliamo sempre a tutti i nostri studenti, anche gli studenti che frequentano i nostri corsi online, consigliamo sempre di parlare almeno una volta a settimana con un professore, un amico, perché questo ti aiuterà tantissimo a mettere in pratica effettivamente quello che studi. Imparare una lingua è come andare in bicicletta. Io posso spiegarti come andare in bicicletta, ma se tu non sali sulla bicicletta e pedali, non imparerai mai. Con una lingua è la stessa cosa. Fantastico, abbiamo finito per la lezione di oggi. Se ti ho aiutato e ti ho dato dei consigli pratici, utili, non dimenticare di lasciare un bel mi piace.
Questo ci aiuta tantissimo a far crescere il nostro canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. E non dimenticare anche di scaricare il nostro PDF con la lista di tutti gli argomenti necessari quando inizi a studiare l'italiano. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!